Il riscaldamento globale è uno dei temi più urgenti e discussi del nostro tempo. Non passa giorno senza che i media riportino notizie su fenomeni climatici estremi, scioglimento dei ghiacciai, innalzamento del livello del mare o eventi meteo inaspettati. Ma perché il clima della Terra sta cambiando? Quali sono i reali effetti di questo mutamento sull'ambiente, sull'economia e sulla nostra vita quotidiana? E, soprattutto, cosa possiamo fare per invertire la rotta? In questo video cercheremo di rispondere a queste domande, esplorando le cause del riscaldamento globale, le prove scientifiche che lo confermano e le possibili soluzioni. Parleremo anche di esperienze sul campo, di storie e di persone che già stanno vivendo le conseguenze di un pianeta in trasformazione. Cos'è il riscaldamento globale? Il riscaldamento globale può essere definito come l'aumento a lungo termine della temperatura media della superficie terrestre. Sebbene il clima del nostro pianeta sia sempre cambiato nel corso della storia, quello che stiamo osservando oggi è un riscaldamento rapido e senza precedenti, fortemente legato alle attività umane. Per comprendere questo fenomeno, è importante conoscere l'effetto serra. L'atmosfera terrestre è composta da vari gas che, proprio come i vetri di una serra, trattengono parte del calore solare. Questo processo è essenziale per mantenere temperature adatte alla vita. Senza effetto serra, la Terra sarebbe un luogo inospitale con temperature estremamente basse. Tuttavia, se le concentrazioni di gas serra aumentano troppo, la quantità di calore intrappolata diventa eccessiva, provocando un riscaldamento anomalo. I principali gas serra prodotti dall'uomo sono l'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto. Anche il vapore acqueo è un gas serra, ma la sua concentrazione non dipende direttamente dalle attività antropiche come invece accade con i primi tre. L'anidride carbonica, in particolare, viene emessa attraverso la combustione di carbone, petrolio e gas naturale. Mentre il metano proviene dall'agricoltura intensiva, dagli allevamenti e dalle discariche. Il protossido di azoto, invece, è legato soprattutto all'uso di fertilizzanti e ad alcuni processi industriali. Le prove scientifiche. Numerose ricerche condotte da scienziati di tutto il mondo confermano che la Terra si sta scaldando a un ritmo anomalo. I rapporti dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, analizzano decine di migliaia di studi scientifici, fornendo un quadro chiaro e condiviso della situazione. Dati sulle temperature. Le misurazioni degli ultimi decenni mostrano un costante aumento della temperatura media superficiale. Ogni decennio, dal 1980 in poi, è stato più caldo del precedente e il ritmo di crescita delle temperature non ha precedenti negli ultimi millenni. Ritiro dei ghiacciai e calotta polare. I ghiacciai alpini, himalayani e delle Ande si stanno riducendo di volume. La calotta polare artica, in particolare, ha perso una percentuale significativa di ghiaccio marino estivo rispetto agli anni 70 e 80. Questi dati non sono solo visibili dalle foto satellitari, ma anche dai rilievi diretti degli scienziati sul campo. Innalzamento del livello del mare. Lo scioglimento dei ghiacci terrestri e la dilatazione termica degli oceani, dovuta al riscaldamento dell'acqua, contribuiscono all'innalzamento del livello del mare. Questo fenomeno mette a rischio città costiere, atolli e vaste aree di pianura abitata. Eventi climatici estremi, ondate di calore prolungate, uragani più intensi, siccità e alluvioni sono solo alcune delle manifestazioni di un sistema climatico sempre più instabile. Sebbene sia difficile attribuire ogni singolo evento al cambiamento climatico, l'aumento della loro frequenza e intensità è coerente con le previsioni dei modelli climatici. Analisi paleoclimatiche. Studi sui fossili, sugli anelli degli alberi e sulle carote di ghiaccio confermano che il livello di CO2 in atmosfera è oggi molto più alto rispetto a qualunque altra epoca della storia recente del pianeta. Questo sostiene l'ipotesi che l'alterazione in corso non sia parte di un normale ciclo naturale, ma abbia una forte componente antropica. Le cause antropiche.
Se la natura stessa contribuisce in parte alle variazioni climatiche, è indubbio che le attività umane abbiano accelerato notevolmente questo processo. Vediamo quali sono le principali fonti di emissioni. Produzione di energia. Carbone, petrolio e gas naturale sono la base della maggior parte della produzione di energia elettrica, dei trasporti e dell'industria pesante. La combustione di questi combustibili fossili rilascia enormi quantità di CO2. Deforestazione. Le foreste, soprattutto quelle pluviali, assorbono anidride carbonica e producono ossigeno. L'abbattimento massiccio di alberi riduce la capacità del pianeta di sottrarre CO2 all'atmosfera. Spesso queste aree vengono convertite in terreni agricoli o adibite all'allevamento intensivo. Agricoltura e allevamento intensivi. L'agricoltura intensiva fa largo uso di fertilizzanti chimici che rilasciano protossido di azoto, mentre gli allevamenti intensivi producono ingenti quantità di metano. Questi gas serra, benché meno noti della CO2, hanno un potenziale di riscaldamento molto elevato. Industria e rifiuti. Alcuni processi industriali rilasciano gas serra estremamente potenti, come i gas fluorurati. Anche la gestione dei rifiuti, in particolare le discariche, è responsabile di una parte significativa delle emissioni di metano. Crescita della popolazione e consumismo. L'aumento della domanda di beni e servizi, unito all'espansione delle aree urbane e alla crescente richiesta energetica, è un fattore cruciale dell'aumento delle emissioni. Il nostro stile di vita, basato sul consumo eccessivo e su una produzione di rifiuti sempre maggiore, incide pesantemente sull'equilibrio del clima. Impatti ambientali e sociali. Le conseguenze del riscaldamento globale non si limitano all'aumento della temperatura. Gli effetti sono complessi e si riflettono su molti aspetti della vita sulla Terra. Siccità e desertificazione. Con l'aumento delle temperature e la diminuzione delle precipitazioni in alcune regioni, i terreni diventano sempre più aridi, riducendo la produttività agricola e minacciando la sicurezza alimentare di milioni di persone. Scioglimento dei ghiacci e innalzamento del mare. Lo scioglimento di ghiacciai e calotte polari provoca l'aumento del livello del mare, mettendo a rischio isole e regioni costiere densamente abitate. Città come Venezia, Miami e Dacca sono già alle prese con problemi di inondazione sempre più frequenti. Eventi meteorologici estremi, siccità prolungate, uragani violenti, inondazioni improvvise e ondate di calore hanno effetti devastanti sull'agricoltura, sugli ecosistemi naturali e sulle infrastrutture, causando danni economici enormi e vittime tra la popolazione. Perdita di biodiversità. Molte specie animali e vegetali sono fortemente a rischio, poiché non tutte riescono ad adattarsi ai rapidi cambiamenti di temperatura e di habitat. Le barriere coralline, ad esempio, stanno subendo fenomeni di sbiancamento massiccio a causa del riscaldamento degli oceani. Migrazioni climatiche e tensioni sociali. Quando un'area diventa inabitabile o economicamente insostenibile a causa di siccità, inondazioni o altri disastri, le persone sono costrette a migrare. Questo fenomeno genera nuove sfide umanitarie e politiche, con potenziali conflitti per le risorse scarse. Impatti in Italia. Anche in Italia, le conseguenze del cambiamento climatico sono già evidenti. Aumento delle temperature medie. Le estati italiane sono sempre più calde, con ondate di calore che mettono a dura prova la popolazione anziana e i settori agricoli. Gli inverni, invece, tendono ad essere più miti, con un conseguente impatto sulle colture invernali e sulla disponibilità idrica. Riduzione dei ghiacciai alpini. Le Alpi sono un indicatore importante del cambiamento climatico. I ghiacciai, che forniscono riserve d'acqua fondamentali per fiumi e laghi, si stanno ritirando a velocità allarmante. Eventi estremi. Sono in aumento gli episodi di piogge intense e concentrate in poche ore, provocando alluvioni e frane in zone montane e collinari. Le regioni costiere subiscono mareggiate più violente, con erosione delle spiagge e danni alle infrastrutture turistiche. Impatto sull'agricoltura. Vigneti, oliveti e colture tipiche di alcune regioni si trovano a fare i conti con cambiamenti rapidi delle condizioni meteo,
con sbalzi di temperatura e lunghi periodi di siccità. Alcuni agricoltori si vedono costretti a spostare le coltivazioni o a cambiare metodo di produzione. Città costiere e lagunari. A Venezia, l'acqua alta sta diventando sempre più frequente, mettendo a rischio il patrimonio artistico e architettonico. Altre località balneari, come quelle lungo l'Adriatico, subiscono l'erosione delle coste, con effetti negativi sul turismo. Nonostante il quadro possa apparire allarmante, esistono soluzioni concrete per limitare e, auspicabilmente, invertire la tendenza al riscaldamento globale. La transizione verso un futuro sostenibile richiede sforzi congiunti di governi, imprese e cittadini. Transizione energetica. Passare dai combustibili fossili alle energie rinnovabili come solare, eolico, idroelettrico e geotermico è una priorità. Investire in infrastrutture per l'accumulo di energia e in reti intelligenti può rendere l'approvvigionamento energetico più stabile e pulito. Ridurre gli sprechi è fondamentale. Dall'isolamento termico degli edifici all'illuminazione a LED, fino alla sostituzione di elettrodomestici vecchi con modelli a basso consumo. Anche il semplice gesto di spegnere le luci non necessarie e ridurre il riscaldamento di qualche grado può fare la differenza se adottato su larga scala. Mobilità sostenibile. Promuovere i trasporti pubblici, le biciclette e la mobilità elettrica è uno dei cardini per abbattere le emissioni dei trasporti. In molte città si stanno sviluppando progetti di car sharing, bike sharing e piste ciclabili. Agricoltura rigenerativa e filiere corte. Colture biologiche, rotazione dei campi, riduzione dei fertilizzanti chimici e degli allevamenti intensivi possono ridurre drasticamente le emissioni agricole. Consumare prodotti locali e di stagione accorcia la filiera, riducendo i trasporti e gli imballaggi. Riduzione e riciclo dei rifiuti. La corretta raccolta differenziata, il recupero dei materiali e il riciclo sono strumenti essenziali per minimizzare gli sprechi. Inoltre, l'economia circolare incentiva la progettazione di prodotti facilmente riparabili e riciclabili. Protezione e ripristino degli ecosistemi. Riforestazione, tutela delle foreste esistenti, rigenerazione delle zone umide e protezione delle barriere coralline sono strategie cruciali per aumentare la capacità del pianeta di assorbire CO2 e mantenere la biodiversità. Educazione e sensibilizzazione. Nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei media, è fondamentale promuovere la consapevolezza sull'importanza della lotta al cambiamento climatico. La sfida del cambiamento climatico richiede una forte volontà politica per realizzare trasformazioni su larga scala. Gli accordi internazionali come il Protocollo di Kyoto, l'Accordo di Parigi e le più recenti conferenze sul clima hanno cercato di stabilire limiti alle emissioni e obiettivi di riduzione. Tuttavia, spesso i risultati sono stati inferiori alle aspettative, a causa di interessi economici contrapposti o di ritardi nell'adozione di politiche coraggiose. La transizione ecologica comporta investimenti rilevanti, ma offre anche grandi opportunità di sviluppo economico, innovazione e creazione di posti di lavoro. L'Unione Europea, con il Green Deal, si è posta obiettivi ambiziosi in termini di neutralità climatica entro il 2050. Resta da vedere se tali obiettivi saranno perseguiti con costanza e determinazione. Anche la società civile, dal canto suo, ha un ruolo fondamentale nel fare pressione sui decisori politici, votando in base ai programmi ambientali e premiando le aziende che adottano pratiche sostenibili. Le azioni individuali, per quanto piccole, possono contribuire a cambiare l'offerta sul mercato e a orientare i governi verso scelte più responsabili. Nonostante il grande consenso scientifico sull'origine antropica del riscaldamento globale, esistono ancora forme di scetticismo e disinformazione, spesso alimentate da interessi economici o da una scarsa comprensione dei dati scientifici. Le teorie complottiste, i dati manipolati o le notizie false possono ostacolare l'azione collettiva, generando confusione nell'opinione pubblica. Un ruolo cruciale è ricoperto dai media, che hanno il compito di diffondere informazioni corrette e verificate. La trasparenza delle fonti, la consultazione di esperti qualificati e la chiarezza nell'esposizione dei fatti aiutano a contrastare le fake news. Allo stesso modo, è essenziale che gli utenti dei social media verifichino le informazioni prima di condividerle, utilizzando canali autorevoli e affidabili.
Il riscaldamento globale rappresenta una sfida epocale. Non stiamo soltanto parlando di salvare il pianeta, ma anche di garantire un futuro dignitoso alle generazioni che verranno. L'azione sul clima non è più rimandabile, ogni anno di ritardo amplifica i costi umani ed economici e riduce la nostra capacità di adattamento. Al tempo stesso, però, esiste un aspetto positivo in questa sfida. Mai come oggi abbiamo avuto accesso a tecnologie in grado di ridurre le emissioni e di utilizzare le risorse in modo più efficiente. La comunità scientifica, le università, le start-up e i centri di ricerca stanno sviluppando soluzioni innovative per affrontare il problema. Se governi, aziende e società civile riusciranno a collaborare, possiamo ancora invertire la rotta o almeno mitigare i peggiori effetti del cambiamento climatico. Dalla bioedilizia ai trasporti green, dalla riforestazione alla cura degli oceani, le strade percorribili sono molte. Ma servono coraggio, visione e volontà. Ognuno di noi può fare la differenza. Ogni azione individuale, per quanto piccola, acquista peso quando milioni di persone decidono di cambiare abitudini. Informarsi, votare con responsabilità, ridurre gli sprechi, sostenere politiche e aziende virtuose. Ogni scelta quotidiana è un tassello che, inserito in un mosaico più grande, contribuisce a disegnare il nostro futuro.